amici, buongiorno e benvenuti in una nuova settimana. Oggi è lunedì 27 gennaio, sto finendo colazione e dopo la settimana appena passata forte tempesta atlantica, se ancora non hai visto il video te lo lascio qui. Benvenuti in una nuova settimana. Giornata praticamente finita, o meglio almeno quella lavorativa. È andato tutto bene, non mi hanno detto nulla oggi riguardo alla cosa che ho detto la settimana scorsa. Quindi la quiete prima della tempesta. Scrivete nei commenti secondo voi se Cristina dovrebbe fare l'artista. Guardate come ha lasciato lo zaino. Antifisica. È arrivata la spesa e Cristina si sta lamentando. Che ti stai lamentando? Ho sbagliato a prendere il latte, ho preso quello di mandorla, a me non piace più quello di mandorla. Questo per dimostrare che anche gli ASICS Frontrunner sono persone come noi. Se ancora non la seguite vi lascio su Instagram qui. Tieni, mettila. Martedì 28, tardi come sempre. Andiamo al lavoro. Che cacchio di pioggia sta facendo, Cristo? Niente, devo mettersi i pantaloni, quelli antipioggia per forza, altrimenti arrivo fradicio, 100%. Posto di me. Guarda! Bene, adesso andiamo. Un'altra giornata lavorativa giunge al termine, anche se riesco a non cadere. Ce l'ho fatta, forse. Eccoci a casa, dopo questo martedì che sa un po' di lunedì. Quello che dicevo negli scorsi video sulle pressioni, mobbing, chiamiamolo come volete. Per il momento tutto è tranquillo. Oggi la giornata è andata tranquilla. Ci è arrivata la nuova scheda per la preparazione alla maratona che ancora non vi ho spoilerato. Manca un mese e mezzo, anche un mese e mezzo. È la scheda quella più pesante, ci inizia il mese di carico serio. E iniziamo oggi. Nel frattempo abbiamo ordinato un botto di roba con ASICS che non sponsorizza me ma sponsorizza Cristina. Stiamo aspettando più che altro i suoi di vestiti, di attrezzatura varia che le devono mandare incluso appunto nel pacchetto, perché fra un po' corriamo con le ciabatte, signori, ma non è colpa di ASICS, è colpa di questo posto qui. È colpa sua, è colpa. Le poste irlandesi non è che siano proprio tutto sto. Ho già parlato in altri video di questa cosa qua, questo video qui, dove parlo dei pro e dei contro di vivere in Irlanda. Speriamo arrivi in tempo. Staremo a vedere cosa succederà. Comunque oggi giornata tranquilla, tutto andato per il verso giusto, la giornata è finita. O meglio, la giornata inizia. Perché ricordatevi che il lavoro è solo un mezzo di sostentamento. La vita è dopo e prima, il lavoro serve solo per vivere. Stiamo pianificando un viaggio per ottobre che... Signori, siamo usciti a correre, un allenamento qualità bello tosto. 12 km, oggi mi sono sentito bene. Mercoledì 29 5:12 con calma, dai, ce l'abbiamo fatta. Signori, come avrete già letto dal titolo, 6 mesi di weekly vlog. Questa infatti ragazzi è la settimana numero 24 e se la matematica non è un'opinione sono 6 mesi interi e ogni singolo giorno della mia vita caricato su YouTube. Tra l'altro non ho capito come cavolo è possibile che il 29 di gennaio ci siano le mosche in Irlanda. E mo la facciamo uscire con le buone o con le cattive? Rida al ca e vai almeno dove c'è la telecamera, brutta rincoglio. Oh lol. Sembra la scena quella di Breaking Bad. Ma è uscita? Oh, giovedì 30. Le giornate si stanno allungando. Guardate, se faccio così. C'è comunque chiaro. Bello. E ora andiamo a lavorare. Let's go! A few moments later.
arrivato un pacco che non è per me, ma è per una signorina che vive con me, la vera influencer della famiglia. Lasciamo quindi il pacco qui al legittimo proprietario, meglio proprietaria. Devo fare un piccolo appunto al numero di iscritti, perché controllando oggi mi sono reso conto che 106 iscritti dei 272 dell'ultimo anno sono entrati negli ultimi 3 mesi, quindi direi che sono contento. 106 persone, 106, cioè immaginatevi 106 persone qua dentro. Cioè, sono tante, tutte qua che hanno deciso di seguire me in questo percorso. Cioè, io sono contento. 106 persone a cui è piaciuto quello che ho fatto. In tutto siamo 3260 oggi. Chissà quanti saremo quando uscirà questo video. 3260 persone qua non ci stanno, sono tante. Grazie mille ragazzi, se vi piacciono questi video, se è, manifestatemelo, un like, io sono contentissimo, così lo vedo anche. Signori, è arrivata l'influenza. L'influencer. Secondo te che scarpe sono? Secondo me le nuove Plus 5. Cioè, su quel tavolo lì c'è della speranza, vedete quel pacco lì nero, non è sporco, a parte che c'è una pila di vestiti incredibile da sistemare, ma quel pacco lì è speranza, si chiama speranza. Così. Oh, sono le nuove Plus 5! Ma vedi la bellezza! Sono proprio loro. Oh, quel coltello. Ma quanto sono belle! Cioè, non sono stravelle. Stasera ci dormi insieme. Può essere. Stiamo andando in palestra. Colori sobri oggi tutti. Ore 22:38 di giovedì 30. Noi dobbiamo ancora mangiare salmone con pomodorini, quinoa, verzetta con feta. Quando si dice che la nostra vita non è impegnativa, guardate Cristina, com'è contenta. Pensavo stasera di montare video, ma alla fine mi sa che mangerò e andrò a dormire. Venerdì 31, 7:58, mega tardi. A few moments later. Lavoro finito, c'è ancora tantissimo chiaro perché il venerdì in Irlanda si esce solitamente prima. Ci sono un po' di aggiornamenti su quella cosa che ho spiegato settimana scorsa del lavoro, del mobbing, cose, e arrivo a casa e vi aggiorno perché c'è da divertirsi. Eccoci a casa. Cosa è successo oggi? Oggi sono stato di nuovo chiamato da uno dei capi delle risorse umane e mi hanno di nuovo fatto la stessa filastrocca che devo accettare, che i miei colleghi escono tutti 5:30, hanno un contratto diverso dal mio. Ovviamente ragazzi, se non sapete di cosa io sto parlando, luce, dovete per forza riguardarvi il video che è uscito settimana scorsa. Oggi mi sono stato richiamato e mi hanno chiesto il mio orario di uscita, io gli ho confermato che sto continuando a uscire alle 5, mi ha detto che questo non va bene e gli ho detto ma me ne fotte. Di conseguenza ho detto che questo potrebbe intaccare il mio non passaggio del periodo di prova, che in Irlanda sono 6 mesi, quindi per 6 mesi comunque il lavoro ce l'abbiamo. Io gli ho detto che ho sentito un avvocato che mi ha detto che quello che stanno facendo è illegale. Ho firmato un contratto, è un documento ufficiale, perché come dicevo già prima, se non consideriamo valido un contratto possiamo modificarlo quando abbiamo voglia, e allora che li facciamo fare i contratti? Gli ho detto che mi dispiaceva un sacco per la situazione, che vorrei comunque rimanere. Questa è una cosa di cui io più che altro sono vittima e che sicuramente da persone adulte riusciremo a trovare una soluzione. Questa cosa qua è una cosa che un'azienda dovrebbe tutelare, quindi di conseguenza venire incontro alle esigenze di una persona. Giusto comunque che se escono tutti 5:30, anche io esco a 5:30, però non posso farlo gratis. Il contratto va sistemato in base all'aumento delle ore. Settimana prossima vediamo cosa dicono. Qua sto montando il video e qua ho lasciato il mio Instagram e anche Cristina è imbaffarata. Che stai facendo? Puntate le borse sotto gli occhi. Sistemando le cose burocratiche. Il venerdì sera a 30 anni. Sfiancata. Se vediamo se riesco a iscrivermi alla meta maratona di Amburgo. Amici di Amburgo, ci vediamo là. A mangiare gli hamburger! Sabato 1 febbraio. Mi viene da piangere a pensare di correre 28 km.
c'è un bordello perché abbiamo appena finito di registrare un reel che troverete sul suo Instagram riguardo alle nuove scarpette che le ha mandato Asics. Cioè non è... Cioè se fai così c'è il giro. Tu controlla lei come dici. Dopo un'attenta riflessione riguardo anche a quello che sta arrivando là e del fatto che ci siamo allenati ieri, mi è corso 10-11 km, ci siamo allenati l'altro ieri in palestra, ci siamo allenati l'altro ieri ancora, forse non mi ricordo, oggi si salta. Io ero pronto ad andare, è la prima volta che la Crick dice no, però non ho insistito più di tanto onestamente. Andiamo domani. Domenica 2 febbraio. Ieri è stata una giornata particolare perché dovevamo fare un sacco di cose, alla fine non abbiamo fatto niente e ci abbiamo messo 6 ore a pulire casa. Visto che è un po' che non filmo mentre corro seriamente, oggi proviamo a vloggare questi 28, dai. 4-5 km andati, le gambe disintegrate, sono veramente morto, sembra di avere sui scarponi da sci ogni passo, però qua subentra l'arte per gestire la situazione. A few moments later. 3000 forte, 2000 piano e poi 3 di gloria. Veloci, sto divertendo. Ah, mi sono dimenticato di dire che ne ho già fatti 19. Ah, che spappolata. Ho fatto la terza, quarta serie sostenuta. Adesso un attimo mi riprendo, mangio qualcosina e poi gli ultimi 5 rotolando verso casa. Morto, distrutto, demolito. Fine. 2 ore e 30 più o meno, 2 ore e 32 per 28 km, passo medio 5,26, sto dando 2 pause per ristoro, porca trota, sono dilaniato, però portati a casa. Bisogno di un prete per l'estrema unzione. Cosa è appena successo? Chi è che ti ha messo mi piace al nuovo reel che è uscito? Like ti orribili, che ho già messo male. È la Chiara Ferragni della corsa. Speriamo con meno scandali, però sì. E poi comunque è la Chiara Ferragni della corsa. È l'influencer di corsa più famosa al mondo? È la più famosa al mondo? Penso, non so. Cioè, comunque penso c'ha sì. più di 2 milioni di follower, non 2 milioni e mezzo. non so quanti ce ne siano con più. Comunque ecco, ed è italiana. Quanti follower ti mancano? Guarda, 2 milioni e mezzo. Circa 2 milioni e mezzo.